Quassù morirono più di 45.000 persone e altrettante ferite e disperse. Ci sono luoghi che parlano ancora, anche se nessuno li ascolta più. Oggi andremo a scoprire uno di questi e forse non saremo soli. Ci troviamo a 1775 metri, proprio sulla cima del Monte Grappa, che fu luogo di scontri massacranti tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico tedesco. Durante la Prima Guerra Mondiale, qui morirono più di 23.000 persone, circa metà italiani e metà dell'esercito invasore. Ed ecco a voi il sacrario del Monte Grappa. Monumento dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, precisamente nel 1917-18, dove morirono più di 12.000 italiani, di cui 10.000 ignoti, e lo stesso anche 10.000 austro-ungarici. Molto ma molto impressivo. Fu costruito nel 1935 per volere di Mussolini, appunto in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Spettacolari le vallate che ci sono qui sotto, veramente incredibili. Questi memoriali a destra e a sinistra di questa strada principale penso siano i vari battaglioni che combatterono. E all'improvviso il meteo è cambiato immediatamente. Siamo arrivati col sole, giornata bellissima, e adesso siamo immersi completamente nella nebbia o nuvole. Un po' spettrale, però è un classico della cima a Monte Grappa. Infatti questi posti sono molto famosi appunto per la nebbia. Si percepisce proprio nell'aria che questo è un posto veramente storico. Cioè, guardate l'ambientazione alle mie spalle. Siamo completamente immersi nelle nuvole, nella nebbia, e 100 anni fa, in queste colline, in queste montagne, migliaia di uomini combattevano per la patria, per salvare il nostro paese dagli invasori. È qualcosa veramente di toccante. L'abbiamo percepito anche guardando un museo. C'è anche una zona dove si può guardare un vecchio filmato molto ma molto interessante, perché è tutto gratuito e ti fa capire, ti fa conoscere questi posti ancora di più. Lo si nota soprattutto dalla tranquillità e dal silenzio. Non è una zona montana, turistica come tante altre. Infatti c'è molta meno gente, c'è un vento e un'atmosfera quasi surreale. Ora siamo dentro una vera trincea. Questo scalino serviva per i soldati per sedersi e per riposare un po'. Furono scavati interamente da loro e penso sia stato veramente un lavoraccio spostare tutta questa roccia a mano a furia di picconate. Qui c'è anche una piccola grotta. Ora bisogna stare attenti un po' alle ortiche. Da notare la vastità e la diversità di fiori che sono nati in questa trincea, che sembrano simbolo di rinascita. Il fatto che abbiano una forma ondosa, quasi a serpente S, è perché appunto in questo modo erano molto più riparate. Cioè, in caso di fuoco nemico i proiettili non arrivavano direttamente, ma si bloccavano nelle pareti delle trincee. Ora stiamo per iniziare il sentiero più famoso della zona, il sentiero delle Meatte. Guardate che strapiombo. Infatti la caratteristica principale di questo sentiero è proprio che è stato costruito nella montagna, nella roccia, completamente intagliato, con gallerie, costruito nel 1917-18, sempre dai soldati, dagli ingegneri italiani, per far fronte sempre al combattimento della Prima Guerra Mondiale. Questo era uno dei percorsi più battuti da tutti i soldati, è lungo circa 6 km. Bisogna stare attenti perché è fatto interamente da roccia, strucciolevole, sassi. Molta attenzione dove si mette i piedi. Ora stiamo entrando nella prima galleria. Hanno installato anche delle protezioni in acciaio, appunto perché la sporgenza
molto pericolosa. Immagino i soldati che stanno percorrendo questo sentiero in inverno con ghiaccio, neve, nebbia, gelo, anche perché più di 100 anni fa faceva ancora più freddo rispetto ad oggi. E da qui si può vedere anche tutta la vallata. Siamo proprio su una gola quasi. E qui abbiamo tutta la pianura. Oggi è offuscata. Nelle giornate più limpide si può vedere anche Venezia e il mare. Qui ci sono dei veri ripari dentro la montagna. 32esimo gruppo del 18. È una galleria circolare che sbuca dall'altro lato. Bisogna fare un po' di attenzione se si viene con i pantaloni corti, perché ci sono molte ortiche. Mi sono beccato un'ortichina nel ginocchio. Hanno fatto un mini presepe, una piccola casetta incastonata nella roccia. Sopra di noi c'è un piccolo ponte tibetano, forse un altro sentiero. Il sentiero non l'abbiamo concluso, siamo tornati indietro, sono le 1:15 e adesso è il momento di fare un bel pranzetto in mezzo alla natura. Nel frattempo è uscito di nuovo il sole, siamo arrivati alla conclusione anche di questo video, spero vi sia piaciuto. Per noi è stato davvero molto interessante perché abbiamo visitato un luogo molto storico e anche emotivamente molto forte. Ci vediamo in una prossima avventura, ciao!